iCut 1 Pro si distingue dagli altri droni per questa caratteristica che non mi dispiace per nulla. In effetti sentite, ve lo avvicino, rumore zero, praticamente zero. È sul tavolo di questo bungalow vicino al mare ed è partito. Decollo. Va bene, cari amici di Giorgio il Mare, siamo sicuri del fatto che un buon canale dove si fanno video di vela e di mare non può essere tale senza delle bellissime riprese dall'alto, e questo io lo so, e così adesso che stanno iniziando le nostre avventure è importantissimo che io riprenda con delle immagini belle dall'alto in 4K o in Full HD come i video che vi metto tutti i giorni, delle riprese fatte da un drone di qualità, ma non da professionisti, perché sapete io non sono né un professionista nella vela né un professionista come youtuber, quindi ho già perso 2 droni e quindi cercavo un compromesso, e voi mi capirete, che mi permettesse di spendere una cifra non esagerata ma che mi permettesse anche di fare delle riprese degne di voi che seguite il mio canale e non solo. Ho trovato il giusto compromesso con un drone particolare, con un costo veramente limitato e con delle prestazioni comunque dignitose. E il pacco, io vi dico subito, l'ho preso da Banggood, il pacco è appena arrivato, vediamo com'è l'imballo, vediamo come è messo il drone dentro e vediamo poi tutte le sue caratteristiche, se sono degne di quello che è. Allora, è sigillato solo da un pezzo di scotch da entrambe le parti, tagliamo da una parte, tagliamo dall'altra, bene, e la scatola si apre e andiamo a scoprire che cosa c'è. Beh, partiamo con questa che è una bella cosa, viene consegnato con già una bella borsettina per il trasporto che si presenta anche bene, non è una Louis Vuitton, però è una borsa robusta con 2 cerniere e quindi qualcosa di positivo è già questo, una borsa per il trasporto dotata di manica, ed è buono, anche se ormai insomma ogni drone che si rispetti è dotato di una borsetta per il trasporto. C'è una cosa da dire, che questo è un drone non professionale, ma è un drone che insomma viene recensito bene da tutti gli esperti di droni. Andiamo a vedere com'è. Apriamolo, apriamo la borsettina ed eccolo qui, bello, viene dato con... andiamo a vedere. Ed ecco il contenuto della scatola, tutto questo è molto bello, arriva imballato bene e soprattutto è ergonomico il suo modo di essere assemblato all'interno della scatola. Bella questa retina per contenere i pezzi di ricambio. Ecco, il drone è questo e il drone è dentro un sacchettino di nylon, questo bello perché così arriva non graffiato. Lo mettiamo qui, qua c'è il suo radiocomando, e una cosa che è molto positiva di questo drone è il fatto che questa è una delle prime volte che vedo un telecomando di questo genere. È molto slim, molto piccolino, le antenne sono reali, i tasti sono essenziali, non sono moltissimi, poi andremo a vedere qual è la loro caratteristica. Le antenne sono reali, ma è bello perché è molto maneggevole. Gli stick non sono quelle del Mav Pro o del Mav Mini, però sono degli stick che insomma si presentano abbastanza bene. Bello è il vano batterie, una batteria, eccola qui, che è di color nero, penso che siano distinte per farsi riconoscere, e l'altra batteria che è di color grigio. Andiamo a vedere le caratteristiche di questa batteria. 1500 mAh, batteria da 1500 mAh, una capacità medio buona, danno come durata 20 minuti, noi andremo a vedere se è reale.
la durata di questa batteria. Comunque la batteria ha un buon peso. Una cosa importante che non vi ho detto poi è che ci sono delle eliche di ricambio, le solite eliche di ricambio che andiamo poi a sballare, un cavetto micro USB che ci permetterà di ricaricare sia le batterie che il radiocomando, perché non ha un vano per le batterie stilo e è facile dedurre che questo radiocomando sì, in effetti è ricaricabile con la USB e anche questo è molto ma molto buono. Poi abbiamo il solito mini cacciavite per cambiare le eliche e un libretto delle istruzioni. Vediamo com'è il libretto delle istruzioni, una cosa altrettanto importante. Eccolo qui, è in cinese e in inglese, quindi cinese e inglese, un'altra cosa piuttosto importante. E ok, dai, però andiamo a vedere quello che ci interessa davvero, cioè noi bimbi non mai cresciuti fino in fondo, andiamo a vedere quello che è realmente poi il nostro drone, che non è un giocattolo, però se dovessimo fare iniziare un ragazzo a volare con un drone, questo è un buon drone, perché non è un giocattolo, non è neanche qualcosa di così professionale da non mettere in mano a un ragazzino. Quindi eccolo qui. Una cosa molto bella è questa, il fatto che abbia le eliche riponibili, vedete? Le eliche si inseriscono dentro questa slot posta sulla schiena del drone, che è interessante perché così non le distruggi quando lo trasporti, quando lo metti nella borsa o quelle cose lì. Le eliche sono riparate da questo porta eliche che dà anche al drone un bel design, e devo essere sincero, neanche il DJI Mini ha avuto questa brillante idea, ed è una caratteristica bella che a me piace, è positiva, perché iCut 1 Pro si distingue dagli altri droni per questa caratteristica che non mi dispiace per nulla. Innanzitutto è uno di quei droni che possiamo guidare liberamente, senza patente, senza patentino, neanche quello che si fa online, anche se io consiglio di fare perché è interessante e soprattutto vi dà delle nozioni sul volo che sono molto molto importanti. Questo è sotto i 250 grammi, quindi si può volare a 245 grammi di peso, però è un peso che rispetto a tutti gli altri droni, quelli di diciamo livello medio-basso, è un peso importante e si sente. Anche le plastiche sono delle plastiche non di basso costo, ma sono delle plastiche che hanno una giusta libratura, secondo me è ben assemblato e insomma si sente di tenere in mano qualcosa di più studiato rispetto ai soliti droni giocattolo. Una cosa che manca a questo drone, ed è importante che ve lo dica immediatamente, è il gimbal. Va bene? Non è stabilizzata né su un asse né su due assi né su tre assi, ma è una telecamera che ha la stabilizzazione elettronica. Ne parlano bene, poi la proveremo in volo. Però una cosa che è molto molto positiva è che non hanno neanche i droni di questa fascia di prezzo, è il fatto che la telecamera, la fotocamera sia regolabile dal radiocomando e passi da questa diciamo gradazione fino a quasi 90 grammi in sotto. Inoltre c'ha la telecamera sotto che permette un'ottima stabilizzazione, e questa telecamera può essere utilizzata anche come seconda telecamera per fare dei video diretti dall'alto al basso, cosa che non hanno molti droni. E quindi insomma si presenta positivamente, sono riusciti a mantenere questo peso sotto i 250 grammi nonostante la consistenza, per questo l'hanno così forellato, vedete? È stato forellato ampiamente non solo per dare aria al drone, per evitare il surriscaldamento, ma soprattutto per alleggerirlo di quel tanto che permetteva al drone di essere dentro quel regime di peso. Il drone è bello da tenere in mano, ecco, l'unica cosa, come vi dicevo, è il gimbal, perché per fare dei video professionali è molto importante che il gimbal sia meccanico e
autostabilizzante su 1, 2, 3 assi, 3 assi è il meglio, perché questo non ce l'ha. Ce l'ha elettronica, ne parlano molto bene e vediamo. Apriamolo, vediamo anche l'ampiezza del drone, tac, vedete? Ha anche uno scatto quando apri. Certe volte ti capita di volare con un drone non aperto perfettamente, invece lui ha lo scatto, tac, lo sentite? E quindi con lo scatto gli diamo la giusta apertura, bellissimo. Ecco, questo era positivo, quando il drone è in apertura scatta clock e dà la sua apertura. Guardate, il drone è bello, non è assolutamente piccolo, e andiamo a dare un'altra occhiata a una caratteristica importantissima che è veramente rara in un drone di questa fascia di prezzo, ovvero i suoi 4 motori. Allora, per questa fascia di prezzo 90-100 euro, con le batterie ovviamente, ha una caratteristica, come dicevo prima, davvero importante, è l'optical flow, cioè una telecamera che misura le variazioni del terreno sotto di lui, così da rendere il drone stabile anche se è piccolino, con questo peso limitato. Lui con l'optical flow riesce a regolare e mantenere la sua distanza dal terreno, cosa veramente importante per chi usa i droni. Ve ne renderete conto poi, diciamo, utilizzandolo. È piccolino, contenuto, questa telecamera, come vi dicevo prima, può essere utilizzata anche per le riprese dall'alto e anche insieme, cioè possono riprendere insieme le telecamere, così da avere delle modalità di ripresa veramente interessanti. Danno questa fotocamera come 4K, di solito danno sempre queste telecamere come 4K, ma non avendo una slot per la micro SD, ovvero ha uno spazio per poi alloggiare una micro SD facendo l'impianto, però non ce l'ha, quindi è impossibile portare fuori un risultato in 4K, perché voi sapete che in streaming, optical streaming attraverso il nostro cellulare, è impossibile rifornire una risoluzione di 4K. Ma anche se fosse la risoluzione in Full HD sarebbe già tantissimo, perché in effetti poi dipende dalla velocità di trasmissione, riusciremo comunque a dare, nel nostro piccolo, noi che non siamo dei dronisti e che non siamo dei fotografi, delle riprese che hanno un senso, insomma, relativamente stabilizzate, sia qua con la stabilizzazione elettronica che con la stabilizzazione in post produzione. Allora potremo avere un buon risultato. Quindi optical flow presente, e questo poi lo valutiamo. Andiamo a vedere le altre caratteristiche. Quindi questo drone trasmette pensate, a 1080 con 30 frame al secondo direttamente al nostro cellulare, ed è tantissimo per questa fascia di prezzo. Si potrebbe quasi utilizzare per FPV, cioè per volare in FPV, ed è tantissimo perché non è assolutamente accostabile a tutti gli altri droni di questa fascia di prezzo. Bisogna andare sopra le 250 se non 300 euro. Ecco, io ho perso il bellissimo Xiaomi X8 nel mare e l'ho pagato 450 euro, quindi figuriamoci, non voglio più che succeda. Ho preso un drone di costo più contenuto e vediamo se davvero è come quello che dicono. Una caratteristica importantissima sono i motori. Voi sapete che ci sono i motori brushless, motori che praticamente hanno durata infinita perché non hanno le spazzole, e questo è dotato di 4 motori brushless, cosa impossibile da trovare su un drone di questa fascia di prezzo. Continuo a ripeterlo perché sono così contento che abbiano costruito finalmente un drone per quelli come me, cioè da non portarmi alla disperazione se lo perdo in mare, che insomma sono veramente felice di averlo trovato, e vediamo poi attraverso le riprese. Comunque, come vi ho detto, 1080 30 frame al secondo è già qualcosa di veramente eccezionale. Il drone quindi ha 4 motori brushless e tutte quelle funzioni che di solito hanno i droni di fascia superiore. Pensate che alcune di queste funzioni se le sogna anche il DJI Mac Mini, capite? Quindi figuriamoci che poi siamo su un altro pianeta, come riprese, come fotografia, come film. Ovviamente non si può neanche nemmeno pensare di confrontare, ma stiamo parlando di un prezzo 4 volte superiore a questo, quindi dipende ovviamente da quello che cercate. Per me questo, in teoria, poi lo proveremo al volo, è quello che sto cercando. Poi è bello da tenere in mano. Io ho tenuto in mano il mio
ahimè, MAF Mini che è caduto in mare ed è molto molto simile anche come consistenza, come resistenza, deve essere abbastanza adatto agli urti. Quello del quale non dispone mi sembra è la protezione delle eliche, e questo è un peccato. Va bene, però ci sono le eliche di ricambio che sono scomponibili. Ecco, non ha le eliche intercambiabili senza il cacciavite, per quello viene disposto un cacciavite, ma ci sono le due vitine da smontare per cambiare le eliche. Quindi andiamo a valutare, ok? Vi ho fatto vedere le batterie. Questa è la batteria, una di queste batterie si infila nella sua sede in maniera abbastanza facile, bisogna sempre stare attenti a non sbagliare. Eccola, si inserisce, tac, c'ha il tac e la batteria è inserita. Ecco la batteria, il peso, ecco, arriva a 245 grammi, lo si sente bene, e come appoggio, punto d'appoggio, c'ha 3 gommini che in teoria dovrebbero leggermente ammortizzare il suo appoggio. Andiamo a vedere le sue caratteristiche. Questo è il telecomando. Andiamo a vedere il radiocomando. Allora, radiocomando slim, veramente una cosa bella. Una cosa che non ha, ed è un peccato, sono le indicazioni di quello che sono i tasti. È completamente libero, c'ha 3 piccole luci a LED, le vedete? Sono qua 3 piccole luci a LED che adesso vediamo in movimento. Questo è un Swift, praticamente un trimmer che dovrebbe, secondo me è per il GPS, per GPS sì, GPS no, e dovete stare attenti a fare in modo che non fate quella transizione durante il volo, perché potrebbe precipitare. Ecco, vediamo come si apre. Io credo, vado a intuito, che si apra in giù, ed è infatti così, c'è un clic qua, un clic qua, ed ecco, qui c'è l'alloggio per il nostro cellulare, per il nostro smartphone, che andiamo a inserire. Una cosa molto positiva è che io ho il Motorola Fusion Plus, e quindi c'ha i tasti, come si dice? Quindi c'ha i tasti sul fianco del cellulare, e una cosa che è veramente figa è il fatto che finalmente c'è un telecomando che non va a un radiocomando che non va a influire sull'accensione e lo spegnimento del cellulare. Vedete, lascia tutta quella luce e quell'aria sia sul volume che sul tasto di accensione e spegnimento. È una cosa ultra positiva. Andiamo a vedere. Questo è il radiocomando, quindi guardate che bello, lo tengo in mano. Adesso tengo in mano come un radiocomando di quello per gli aerei telecomandati, ed ecco, apriamo le antenne, ecco, figo perché le antenne, come vedete, sono antenne reali. Adesso andiamo a vedere la funzionalità dei tasti. Allora, uno di questi tasti qui è il decollo automatico, ed è questo. Decollo automatico è fondamentale e ultra funzionale, vi serve e ve ne renderete conto, perché lui con appunto la telecamera sottostante per la ricerca della posizione costante e la stabilizzazione autonoma, l'optical flow quindi, e questo tasto, lui si alza, va a 1 metro e mezzo, rimane stabile, e se volete farlo scendere, quindi decollo e anche atterraggio automatizzato, dovete schiacciare questo per farlo andare in su e sempre questo per farlo atterrare. È una cosa che può essere anche scomoda, perché di solito è questo tasto qui, in questo caso invece non è quel tasto qui, ma e quindi se tu ti sbagli e magari ce l'hai lontanissimo e lo fai atterrare, poi non lo trovi più il drone. Questo potrebbe essere scomodo, non dovete sbagliarvi. Poi ci sono altri tasti che sono importantissimi, come per esempio questo, che ovviamente è l'accensione e lo spegnimento del drone. Una caratteristica di questo drone è che, come i droni professionali, non parte, non decolla se non state almeno a una distanza di 3 metri, lui rimane fermo. Invece se vi mettete a una distanza di 3 metri lui lo sente e lui parte, ovviamente. Poi c'è questo tasto qui, guardate, vi faccio vedere questo tasto qui. Ci sono questi tasti qui nella manovra che sono la telecamera che si può regolare, quindi da questa parte su e da questa parte giù. Questo ve lo faccio vedere dopo.
perché è veramente importante. Qui cambiamo la sensibilità del drone, la sensibilità perché agli stick c'è una sensibilità, questo l'ho letto nelle istruzioni, quindi poi andremo a vedere se realmente è così. E poi bisogna scaricare l'app del drone. Una cosa che ho rilevato è che l'app che danno di default nelle istruzioni, quella in italiano, non è l'app che poi comanda questo drone. Hanno fatto chiaramente un errore, quella cinese sì, mentre quella in italiano no. Vi do in descrizione l'app giusta da scaricare per far sì che questo drone poi possa decollare. Vi dico già che l'app è piuttosto complessa, cioè come integrazione e come interazioni con il drone, però è facile e intuitiva da usare. Il paradosso è che un drone di questo calibro, diciamo di questa fascia di prezzo, solitamente non ha neanche un'app così sofisticata e così ricca di opzioni. Questa invece è una buona app. Andiamo a vederlo acceso, perché so che ci tenete a vederlo acceso. Io non l'ho ancora visto acceso. Wow, mamma mia, a noi bimbi ci piace tantissimo, questa è una cosa veramente figa. Avete sentito un cicalino di riconoscimento dell'accensione. Qua ci sono i LED azzurri, penso che siano l'andata, sì, perché sono davanti in prossimità della telecamera, e verdi posteriori. Figo. Dovremmo assolutamente, credo, tarare la bussola. Voi sapete che di solito si fa così, e dovremmo tarare la bussola, poi faccio vedere come si fa, ma adesso dai, leviamoci voglia di farlo volare. Lo appoggiamo qui, il quadricopter lo appoggiamo qui così e lo facciamo decollare proprio da questo villaggio in prossimità del mare, dal tavolo. Vediamo se è veramente stabilizzato e vediamo cosa riusciamo a fare con il iCat 1 Pro, ok? Quelle lucette mi piacciono un casino. Ed eccolo lì, lo facciamo decollare dal tavolino e vediamo. C'è vento, perché vi dico c'è vento, guardate come si muovono gli alberi. Adesso non lo sentite perché c'è un microfono speciale. Proviamo la rumorosità e non so se la sentite, ma praticamente fa meno rumore di un ventilatore, e quindi un altro aspetto ultra positivo dell'iCat 1 Pro. E vediamo. Quindi devi stare a più di 3 metri, quindi mi allontano a più di 3 metri, vediamo il suo decollo e vediamo cos'è capace di riprendere. Ecco ragazzi, fantastico, perché in effetti sentite, ve lo avvicino, rumore zero, praticamente zero. È sul tavolo di questo bungalow vicino al mare ed è partito. Decollo e stabilizzazione con un vento piuttosto forte, lo vedete? Proviamo a farlo star fermo e in effetti è fermo, nonostante il vento, non subisce le alterazioni del vento, lo vedete? È praticamente immobile, sta rilevando attraverso il barometro. Usciamo dal bungalow e vediamo. Ottimo, guardate il vento dietro, ma lui non ne risente, e direi piuttosto positivo. L'approccio, girano, muoviamo la telecamera, facciamo la prova di movimento della telecamera. E vedete che funziona. La telecamera, vedete, va su e va giù. Molto bene. Un volo molto stabile, guardate. Lo lasciamo fermo ed è ultra stabile, guardate l'ombra. Per nulla rumoroso. Andiamo a vedere le opzioni. Lo facciamo
Facciamolo riatterrare sul tavolo. Non mi ricordo il tasto. Sempre quello per atterrare. Ah no, potrebbe essere con questo. Sì, fallo atterrare con quello. È rientrato, guardate, lo rimettiamo sul tavolo. È un drone al centro del tavolo. Atterraggio col tasto automatico. Ecco, un po' di rimbalzi per l'effetto suolo, ma devo dire, avete visto, partito dal tavolino, è andato in escursione e è ritornato. Muoviamo la telecamera con il bottone su e giù e vedete che funziona. Guardate, giù e su. Fantastico. Sono bellissimo. Vediamo un pochettino, dai, andiamo a vedere che tipo di volo possiamo fare ora. Ok, andiamo a posizionarlo in mezzo a questo bellissimo campo da basket nel villaggio e proviamo un po' le opzioni. C'è molto sole, però come vi dicevo c'è molto vento. Il drone è pronto, lo mettiamo qui al centro del campetto di calcio. Ha rilevato delle onde elettromagnetiche troppo eccessive, così siamo andati nella app, ha delle opzioni di calibrazione, calibration of clock, e ha calibrato il drone. Bellissimo. Ok, stiamo provando la stabilizzazione, siamo in mezzo al campo e direi che, guardate, nonostante il vento impressionante, a circa 1 metro da terra, la stabilità è incredibile, quindi positivo. Prendiamo quota, andiamo, proviamo a fare dei trasvoli, ehi, in velocità, avanti e indietro. Ottima velocità. Ed eccoci qua a bordo del nostro drone. Questa ovviamente è la fotocamera che danno per 4K e 1080 HP per 30 frame al secondo. Stiamo prendendo quota, siamo a 40, 50 e stiamo salendo, metri intendo ovviamente, stiamo salendo, siamo ampiamente sopra i fari di illuminazione del campo e ora saliamo bene ed è in effetti piuttosto stabile, calcolando appunto che non ha il gimbal, e vedete la stabilizzazione elettronica è buona, fa un po' l'effetto lente nell'orizzonte, vedete l'orizzonte che si storpia un pochettino, ma quando poi registro la fotocamera un pochettino verso l'alto, ecco che l'effetto lente, del quale c'è anche un'opzione per ridurre nelle opzioni, funziona. L'effetto lente c'è, però le immagini e anche la colorazione, il cielo sono buone, assolutamente buone, sono come mi aspettavo, se non addirittura quasi meglio. Guardate la stabilità, il drone adesso è fermo in cielo e gira lievemente sulla sinistra, avete visto come direziono la fotocamera verso il basso. Potrei utilizzare anche l'altra fotocamera, avete visto, ha laggato un po', ha perso un po' il segnale, ma di nuovo, ecco, quello è l'Adige, cari amici, che parte da Bolzano, casa mia, e arriva fino al mare, qua si butta nel mare di Chioggia. Ecco, una cosa che rilevo adesso, lo vedete anche voi, è le eliche. Se alziamo la fotocamera fino all'estensione massima, cioè quasi in orizzontale, vediamo le eliche, guardate, e questo non è buono, però possiamo sempre tenerle giù. Ecco, siamo a una quota piuttosto alta, siamo a quasi 100 metri d'altezza, vedete? Si guarda fino in fondo all'orizzonte, l'effetto lente adesso è quasi sparito, se non che alzando completamente la fotocamera l'effetto lente sdoppi, nel senso che va al contrario, e vedete ancora si vedono bene le eliche che sono sempre lì.
Proviamo il ritorno a casa. Le immagini sono incredibili. Stiamo provando il ritorno a casa e noi ne eravamo decollati dal centro e in effetti, dai, approssimativamente piuttosto bene direi. Avete visto quanto era fermo e stabile lassù in cima? Sentite i rumori? Guardate, un ottimo drone. Ecco, e siamo sempre a bordo del nostro drone e queste sono le foto invece. Le foto ci hanno stupito, sono veramente di qualità piuttosto alta, calcolando la lente. Vedete qua si vedono sempre le eliche, caspita, ma le foto non hanno niente da invidiare ai droni di caratteristiche superiori. La durata della batteria no, la durata è 11 minuti e anche meno. Dunque, siamo alla fine di questa recensione, siamo alla fine di questo video e insomma io non sono tipo da pagelle, non lo sono mai stato, non mi piaceva dare le pagelle quando insegnavo a scuola, non ero il tipo che faceva la media dei voti, ma andavo sempre sulla personalità, sull'impegno e sull'emotività e soprattutto sulla singolarità di ogni ragazzo, come voglio fare per questo drone. Se dovessimo comunque dare una valutazione numerica su quello che è il volo, vi ripeto che non sono assolutamente un professionista quando si parla di droni, né di vela né di nulla, do solo il mio umile contributo alle persone, agli amici come me, insomma quelli che hanno passione e si affacciano in questo mondo. Ecco, io darei un 7,5/8 al volo perché è piuttosto stabile. Avete visto, siamo arrivati a 150 metri d'altezza e non di più, perché dopo iniziava a lagare, però il segnale del video era fantastico, io direi molto bene le foto e il video risponde bene a 1080 30 frame al secondo, avete visto? Fino a che non lagava andava molto bene. Il volo era stabile, il decollo automatico funzionava, l'atterraggio automatico lento ma funzionava. Dove non ci siamo trovati bene? Sulle funzioni automatiche, non so se fossi io, perché dava degli errori, diceva che c'erano delle onde magnetiche che disturbavano, le rilevava e così le funzioni automatiche, vi devo dire, niente, a parte decollo e atterraggio automatici, quindi questo dà appena la sufficienza, ma completamente insufficiente su tutte le altre funzioni automatiche, perché cioè così e così sulle altre funzioni. Il circle mode proprio non riusciamo a inquadrare il soggetto e il follow me no, quindi volo sì, funzioni automatiche no, stabilità sì e trasmissione del video troppo lag. Ottime le foto, io direi proprio bene, avete visto, e poi la stabilità in aria era, quando era a 150 metri sono riuscito qua dal villaggio a farvi vedere il mare, la laguna, e quindi siamo andati piuttosto alti. Però cosa dire, se la funzione torno a casa non funziona è troppo pericoloso e rischiamo di perdere un altro drone. In ogni caso sul volo a vista positivo, lo riesce a far tornare perché è anche piuttosto manovrabile e la sensibilità è buona, lento nelle manovre, ma questo lo rende più sicuro, rende il volo più sicuro. Quindi iCat 1 Pro, iCat 1 Pro, sì, ti promuovo perché sono sempre stato così, anche a scuola, cioè valuto la personalità e questo drone per il costo che ha di personalità ne ha abbastanza, però c'è da lavorare, quindi all'azienda dico che dovete impegnarvi e se mettete delle funzioni automatiche sul drone, anche se costa poco, quelle devono funzionare perché poi le persone si fidano, cercano di usarle e poi non funzionano. Ovviamente cercheremo di calibrarlo meglio, di andare in una zona senza onde elettromagnetiche che disturbino
ma per ora diamo con estrema cautela la promozione a questo drone che proveremo al mare ad inseguire Paloma e sì, dai, iCat Pro One, iCat One Pro. Giorgio dice sì a questo prodotto e soprattutto aspettatevi un buon volo e anche poco nei programmi automatici. Tutto il resto molto bene. Ciao da Giorgio e il mare.